a tutti! Negli scorsi giorni c'è stato un fortissimo mare di scirocco e ha sbattuto moltissimo, soprattutto in alcune località. Oggi dovrebbe essersi un pochino calmato e soprattutto mi aspetto di trovare un'acqua torbida il giusto, che mi consentirà magari di approcciare qualche pesce che difficilmente si può approcciare con acqua particolarmente chiara. L'immersione comincia sempre in questo stretto e lungo canalone, alla fine del quale ci sono 6 metri d'acqua. Vale sempre la pena muoversi lentamente e vedere cosa c'è al di là del bordo. L'acqua è meno torbida del previsto e si vedono già i primi pesci. In realtà è un piccolo banco di cefali. Ma è al di sotto che può trovarsi qualcosa di grosso. Mi affaccio, ma nulla, ci sono solo delle salpe di piccole dimensioni e a questo punto bisogna soltanto andare avanti. Dopo un numero imprecisato di agguati e centinaia di metri fatti a nuoto, finalmente arrivo alla zona promettente. Sono in pochissimi centimetri d'acqua e proprio davanti a me c'è la coda di una grossa orata, che ovviamente mi ha visto. Cerco di muovermi tentando di prenderla di sorpresa dietro lo scoglio. L'orata sembrava così tranquilla. Eppure, quando mi sporgo, scopro con dolore che è scomparsa. Non mi perdo d'animo e continuo sull'acqua bassa fino ad arrivare al gradone che scende intorno ai 10 metri. Piano piano mi affaccio, sperando di trovare l'orata. In realtà non è lei che vedo, ma sono 2 serra che tuttavia rimangono lontano. Sembra non mi abbiano visto, speriamo di riuscire a fregarli. Prendo fiato e mi immergo. Ora mi devo muovere piano piano lungo questo canale e cercare di sbucare dall'altra parte sperando di vedere qualcosa. Uno sguardo a destra, ma non c'è nulla. E allora mi infilo in questo stretto canale. Un altro sguardo a destra e poi, come dal nulla, sbucano i serra. Appena colpito il serra non si dimena tanto, ma appena comincia a tirare il filo salta da tutte le parti, rendendo il recupero un vero e proprio gioco al guinzaglio. Non è un pesce grande, sarà circa di 1 chilo e mezzo massimo, però è stato preso molto bene e quindi posso prendermela con calma. Di serra li avevo visti già prima, circa 5 minuti prima di incontrarli, però non riuscito a prenderli perché mi hanno visto da lontano e sono andati via. Poi invece sono sbucato, ho fatto l'aspetto, erano lì, dove è possibile. Ormai felice della pescata, continuo i miei soliti agguati, stavolta infilandomi in qualche piccolo e stretto canale per poi risbucare nuovamente sull'orlo dei 10 metri. È qui che mi immergo per sbucare dall'altra parte dopo un piccolo agguato. Spero infatti di trovare qualche sarago alla fine del masso. In realtà, mentre mi muovo, vedo da lontano la sagoma di altri 2 pesci serra che voi non potete vedere. Cosa faccio? Continuo dritto o vado a destra? La decisione è presto presa. Cerco di andare a destra per sorprendere i serra dall'altra parte del sassone, ma non so se li troverò. In questi casi è sempre una piccola scommessa, non si sa mai cosa ci sarà dall'altra parte. Mi muovo abbastanza silenziosamente, sperando che si siano avvicinati alla costa. Ma sono lontani e provo a fare qualche richiamo con la gola. Purtroppo i richiami non funzionano sempre, allora cerco di avvicinarmi di nuovo. Potrei sparare ora, ma esito troppo. Provo con un nuovo richiamo, ma non faccio altro che spaventarli. Niente, andati. Poco più avanti sono incuriosito da una murena che in pochissimi centimetri d'acqua sta cacciando. Da come si muove sembra quasi morta, ma in realtà sta esplorando buchetto buchetto per cercare qualche granchio o qualche altro piccolo pesce da predare. Dopo che la saluto, mi accorgo che dall'altra parte ci sono 2 serra che nuotano in pochissimi centimetri d'acqua in una piccola baia. Cosa fare ora? Andare avanti o provare ad aggirarli passando da sotto ed entrando di punta nella baia?
Decido per la seconda opzione. Aspetto un secondo, prendo un pochino di fiato e scendo. Per fortuna sono abbastanza pesante. Ora non so come si comporteranno i serra. Potrebbero schizzare alla velocità della luce. Passa qualche pesce che non sembra affatto spaventato dai serra. Guardo a sinistra ed eccoli là. Vengono vicini ma sono ancora troppo lontani per sparare. Decido allora di andare avanti, tanto sono intrappolati lungo la parete. Ho la possibilità di prenderne 2 con un tiro e provo a farlo. Ma ne prendo uno solo, che neanche si accorge di essere stato colpito. Ma appena si accorge salta da tutte le parti e combina un casino, prendendo la sagola e spostandola intorno a me. Questo serra ha fatto davvero un disastro, però l'ho preso bene anche stavolta e non potrà scappare. Questo è ancora più piccolo dell'altro, farà meno di 1 chilo, però di questa taglia sono i più buoni da mangiare. Sti serra mi hanno fatto veramente penare. Li ho visti qui dentro, non so per quale motivo, li trovo spesso in queste insenature qui a caccia, sebbene gli altri pesci non fossero molto spaventati. Sono arrivato, praticamente ho tolto tutto il fiato per rimanere abbastanza negativo. Sono entrato, solo che erano 2 schegge impazziti. Ho cercato di allinearli, però ne ho preso uno solo. Comunque è una bella soddisfazione. Sono ormai felicissimo, 2 tiri, 2 centri e non capita spesso a pesca subacquea. E proprio quando si è troppo soddisfatti e troppo felici che si comincia a commettere gli errori, come in questo caso. Infatti qui, dopo un agguato che mi porta tra questi canaloni, vedo un sarago in lontananza. Mi avvicino piano piano ed il sarago è proprio lì, facilissimo. Dovrei sparare ora, o adesso, o anche adesso, ma non so per quale motivo aspetto e ovviamente quando sparo lo sbaglio. Un altro grande errore lo faccio qui, infatti mentre faccio questo agguato non so per quale motivo sto guardando per terra invece di guardare in alto il serra che mi passa tranquillamente. E non passa solo una volta, bensì rimane lì fermo e ripassa di nuovo. Quando me ne accorgo è ovviamente troppo tardi e non vale neanche la pena provare a sparare. Mi rimetto in riga poco dopo. Infatti, dopo un agguato, che non vi faccio vedere per annoiarvi, faccio un piccolo aspetto sul fondo, che fa avvicinare dei saraghi pizzuti. Scelgo il più grande e sparo. Non è enorme, ma anche stavolta l'ho preso abbastanza bene. Ma ho cantato vittoria decisamente troppo presto. Infatti ho capito che qui i pesci non sono particolarmente laureati e facendo degli aspetti si avvicinano volentieri. Come questi 2 cefali che si avvicinano con tutta la calma del mondo e non so come, con tutta la calma del mondo, riesco a sbagliarli. Niente, o li prendo bene o li liscio completamente. È arrivato il momento di tornarsene a casa. I miei pesci l'ho presi, sono soddisfatto, ma soprattutto mi devo fare qualche chilometro a nuoto tornando indietro. Rivedendo questa clip mi accorgo che il fastidioso rumore che si sente quando sto sott'acqua è dato dalle bollicine che non so per quale motivo fuoriescono dal centro della maschera. Ma a parte le bollicine che sicuramente risolverò, è arrivato il momento di salutarci. Vi aspetto al prossimo video e vi assicuro che vi piacerà davvero. Ci vediamo alla prossima. Ciao!